Queen, il leggendario gruppo musicale inglese fondato nel 1970 sulle ceneri degli Smile, rock band dove suonavano Brian May e Roger Taylor, a cui dopo l'addio del cantante Tim Staffel si unisce Freddie Mercury, già voce degli Ibex. È lui a scegliere il nome della nuova band. È corto, semplice e facile da ricordare ed esprime poi quello che vogliamo essere, maestosi e regali. La formazione storica dei Queen si completa nel 1971 con l'ingresso del bassista John Deacon. La band ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la loro musica innovativa e spettacolare, il loro stile unico e la personalità carismatica di Mercury, con la sua combinazione di rock pop, opera, stili musicali sperimentali. Sono stati pionieri nella scena musicale degli anni 70 e 80 e hanno creato un'immensa influenza sulla musica moderna. Freddie Mercury, il cantante principale del gruppo, era una figura carismatica ed iconica, che ha conquistato il pubblico con la sua voce potente, la sua presenza scenica unica e il suo stile esuberante e teatrale. La sua voce era in grado di spaziare in un vasto spettro di tonalità, passando dal falsetto alla voce piena e potente, e questo gli ha permesso di esprimere una grande varietà di emozioni dei brani. La sua personalità era altrettanto eclettica, in grado di esibirsi con abiti stravaganti e costumi teatrali. La musica dei Queen ha spaziato in una vasta gamma di stili, dalle ballate melodiche come Love of My Life ai pezzi rock e potenti come We Will Rock You e We Are the Champions. Hanno sempre sperimentato con nuovi stili musicali, creando una miscela unica di rock, pop, musica classica ed opera. Uno degli aspetti più interessanti della musica dei Queen era la capacità di spaziare in diversi generi, creando pezzi che andavano dall'hard rock al funk, dal pop alla disco music. Uno dei momenti più significativi della loro carriera è stato il concerto del 12 luglio 1986 a Wembley, a Londra. Al concerto parteciparono circa 80.000 spettatori. Fu un evento mastodontico che si ripeté per 2 giorni, l'11 e il 12 luglio, per un totale di oltre 150.000 persone. Il costo del biglietto era inferiore alle 15 sterline. Ad aprire i concerti furono 3 band di tutto rispetto: Status Quo, The Alarm e In Excess. Il concerto è stato trasmesso in tutto il mondo e ha rappresentato uno dei momenti più memorabili nella storia della musica rock. I Queen hanno anche partecipato al Live Aid il 13 luglio 1985, uno dei più grandi concerti di beneficenza mai organizzati, che si svolse contemporaneamente a Londra e a Filadelfia. Il concerto fu trasmesso in diretta in tutto il mondo e fu seguito da più di 1,5 miliardi di persone. La performance dei Queen fu considerata una delle migliori della serata, dove hanno eseguito alcuni dei loro più grandi successi come Bohemian Rhapsody, Radio Gaga e We Will Rock You. I Queen suonano l'ultima volta dal vivo il 9 agosto 1986 a Knebworth, Inghilterra, davanti a 120.000 spettatori, chiudendo la loro attività live dopo 707 concerti in 26 nazioni diverse, distribuiti nell'arco di 15 anni. Purtroppo la loro carriera è stata interrotta dalla morte prematura di Freddie Mercury il 23 novembre del 1991 a causa di complicazioni legate all'HIV. Tuttavia, la loro musica continua ad avere un impatto duraturo sulla cultura popolare attraverso le loro canzoni iconiche e le loro influenze sulla scena musicale moderna. La band ha venduto oltre 150 milioni di album in tutto il mondo e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la loro musica e carriera. I Queen sono stati uno dei gruppi musicali più importanti e influenti della storia. La loro musica è stata un'esperienza di intrattenimento completa, combinando stili musicali unici, prestazioni teatrali e una personalità unica. La loro eredità continua a influenzare la scena musicale moderna, continuando ad ispirare artisti di tutto il mondo. La band ha avuto un impatto enorme sulla musica popolare e ha contribuito a definire il suono del rock degli anni 70 e 80. La loro innovazione musicale e il loro approccio sperimentale alla musica hanno aperto nuove strade per il rock e hanno ispirato numerosi artisti successivi ad esplorare nuovi stili e suoni.
Inoltre, la personalità di Freddie Mercury e la sua presenza scenica sono state fondamentali per il successo dei Queen. Mercury è stato un frontman unico nel suo genere, in grado di coinvolgere il pubblico con il suo carisma e la sua presenza scenica, lasciando un'impressione duratura su chiunque abbia assistito ai loro spettacoli. La sua voce potente e il suo stile esuberante lo hanno reso uno dei migliori cantanti di tutti i tempi e il suo contributo alla musica popolare è stato fondamentale. La musica dei Queen ha avuto anche un impatto culturale significativo, ispirando la moda, il cinema e la televisione. La canzone We Will Rock You è stata adottata come un inno sportivo in tutto il mondo, mentre Bohemian Rhapsody è stata utilizzata in molte produzioni cinematografiche e televisive, senza dimenticare Who Wants to Live Forever, inserita nella colonna sonora del film Highlander. Nel 2018 il film biografico Bohemian Rhapsody sulla vita di Freddie Mercury e la storia dei Queen è stato un enorme successo al botteghino, raccogliendo numerosi premi, tra cui l'Oscar per il miglior attore a Rami Malek, per la sua interpretazione di Mercury appunto. Tuttavia ci sono diversi errori ed inesattezze nel film. John Deacon entra nei Queen insieme a Freddie Mercury nel 1970, ma lo ha fatto solamente l'anno seguente, dopo che la band aveva ingaggiato e scartato altri 3 bassisti. Altro errore: in Bohemian Rhapsody i Queen eseguono dal vivo Fat Bottom Girls durante il tour del 1974 negli Stati Uniti, però il brano è stato scritto 4 anni dopo per l'album Jazz. Tornando all'esibizione al Live Aid, nel film sembra che si tratti della reunion dei Queen, che in realtà non si sono mai sciolti. Al massimo si sono presi una pausa di comune accordo prima delle registrazioni di The Works, uscito nel 1983. All'epoca del concerto benefico, Freddie Mercury non sapeva ancora di essere positivo all'HIV, come invece succede nel biopic. Errato anche il racconto del rapporto tra il cantante e la storica ex fidanzata Mary Austin. Il loro rapporto d'amicizia non ha mai attraversato il periodo di crisi mostrato nella seconda parte del lungometraggio. Infine, Freddie Mercury non incontrò il compagno Jim Hutton durante una festa organizzata a casa sua, bensì in un locale. I Queen hanno pubblicato 15 album in studio, dal loro album di debutto Queen dal 1973 fino a Made in Heaven, pubblicato postumo nel 1995 dopo la morte di Freddie Mercury. Hanno inoltre pubblicato numerosi album dal vivo, raccolte e album di remix che sono diventati popolari tra i loro fan. Tra i più noti ci sono A Night at the Opera 1975, che contiene il loro celebre brano Bohemian Rhapsody, The Game 1980, che contiene Another One But the Dust, e Innuendo 1991, che è stato pubblicato poco prima della morte di Mercury. Ci sono molte curiosità interessanti sui Queen, e qui di seguito ne elencherò alcune. Il nome della band deriva dalla canzone My Fairy King, tratta dal loro album di debutto. La canzone contiene la frase Mother Mercury, look what they've done to me, e Mercury scelse questo nome come pseudonimo. La band in seguito decise di chiamarsi Queen perché rappresentava l'idea di un potere e di una grandezza regali. Bohemian Rhapsody è considerata una delle canzoni più innovative e influenti della storia della musica rock. La canzone, che dura più di 6 minuti e combina diversi stili musicali, è stata pubblicata nel 1975 ed è diventata subito un successo internazionale. Freddie Mercury ha registrato la canzone Barcelona con la cantante lirica spagnola Montserrat Caballé nel 1987. La canzone divenne un successo internazionale e fu utilizzata come inno per i Giochi Olimpici del 1992 che si tennero a Barcellona. Brian May, il chitarrista dei Queen, ha conseguito un dottorato in astrofisica nel 2007. May ha anche cofondato la Freddie Mercury Phoenix Trust, un'organizzazione benefica che raccoglie fondi per la lotta contro l'AIDS. La canzone Don't Stop Me Now dei Queen è stata scelta come la canzone più felice del mondo, in base ad uno studio condotto nel 2019 dall'Università di Groningen, nei Paesi Bassi. Per concludere, i Queen sono stati un gruppo musicale che ha saputo trasformare il rock in una forma d'arte completa, innovativa e divertente. La loro eredità musicale e culturale continua a ispirare nuove generazioni di artisti e appassionati, dimostrando come la loro musica sia ancora oggi una fonte di ispirazione e di emozione.
senza dubbio continueranno ad essere ascoltati e apprezzati per molti anni a venire. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale per altri contenuti simili. Se hai delle domande o suggerimenti, non esitare a scrivermi nei commenti qui sotto, sarò felice di risponderti. E questo è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo video.